Per la serie auto leggendarie che non hanno mai corso si aggiunge questa meraviglia, a mio parere troppo poco conosciuta, la Ferrari F50 GT. A prima vista può sembrare una sorta di vettura creata ad hoc come mod per Assetto Corsa o Forza Horizon, e invece esiste in soli 3 esemplari, un muletto più 2 unità per altrettanti facoltosissimi clienti dell'epoca. Siamo nel 1995 e Ferrari, per celebrare il 50° anniversario della casa, decise di mettere al mondo una delle supercar più belle, desiderabili ed esotiche che la mente umana potesse realizzare. Aerodinamica da corsa, propulsore derivato dalla Formula 1, disponibile anche in versione Spider, insomma un vero e proprio sogno d'occhi aperti. Ovazione da tutte le parti, e l'anno successivo a Maranello venne la brillante idea di farne una versione da corsa per il BPR Global GT Series, un po' come se adesso mettessero ad uso pista la neonata F80. Impossibile ora come ora, al massimo ne allestiranno qualche manciata per il programma clienti XX. Comunque all'epoca si poteva fare e si fece. Meccanicamente fu rivista a tutto tondo, non dovendo sottostare alle limitazioni per i veicoli stradali. Dunque via ogni strozzatura, ed il V12 derivato dalla F640 di Mansell passò da 520 cavalli a 750 cavalli, roba a dir poco spaventosa se si considera l'aspirazione naturale del 12 cilindri di Maranello. Ovviamente tutta la vettura venne riprogettata per essere sfruttata in pista, dal nuovo assetto all'impianto frenante fino ai cerchi monodado e all'aerodinamica estremizzata grazie a splitter, sfoghi, airdome, diffusore ed ala regolabile al posteriore. Così allestita come la vedete scaricava 10.500 giri al minuto su 680 kg di peso, con uno 0 a 100 in 2 secondi e 9 e 376 km/h di velocità massima. In quegli anni era una delle vetture più veloci del pianeta, ma nemmeno oggi sfigurerebbe, giusto per rendere l'idea di quanto potessero farle galoppare allora gli ingegneri, senza essere sfibrati da regolamenti ignoranti. Nel settembre del 96 Nicola Larini, collaudatore delle Ferrari di Formula 1, si occupò di rodarla sul circuito di Fiorano e tirò giù dei tempi migliori rispetto alla 333 SP. Per chi non la conoscesse, eccola qua. L'F50 GT se la sarebbe dovuta vedere con la Porsche 911 GT1, la Mercedes CLK GTR AMG e la McLaren F1 GTR, altri mostri sacri del motorsport che però, a differenza della rossa, in pista ci scesero come. Arrivando infatti al dunque, Ferrari decise a fine sviluppo di accantonare le mire in quei campionati GT per concentrarsi interamente sulla Formula 1, privandoci potenzialmente di una storia di gloria meravigliosa. I concorrenti all'epoca non nascosero pesanti preoccupazioni per l'eventuale ascesa dell'F50 GT, ma ahimè non se ne fece nulla. Come detto in apertura, ne sono state realizzate solamente 3, una delle quali, la Telaio 002, venne battuta all'asta nel 2000 a $1.430.000 americani. Cifre già da capogiro allora, ma oggi quanto mai pazzesche, calcolando che oltre 20 anni dopo il Collectors Circle ha stimato un valore unitario di 10-13 milioni di dollari. Numeri pazzeschi per una vettura pazzesca, costruita da dei pazzi che non l'hanno fatta scatenare in quei bei tempi andati. Una pazzia.